migliora tutte le tue foto con un solo click. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi torneremo a parlare di GIMP e in particolar modo raccolgo una sfida secondo me molto interessante, che è quella di migliorare, di creare un piccolo metodo con il quale migliorare, che ci permetta di migliorare ogni nostra foto con un solo semplice click. Condividiamo subito il nostro desktop, abbiamo il nostro programma di grafica GIMP, link in descrizione per il download. Come sapete, queste tipologie di video particolari con funzioni particolari che mi invento su GIMP mi piacciono particolarmente perché danno un po' sfoggio alla creatività, no? E ho pensato di creare questa sfida, cioè voglio creare un piccolo metodo, un piccolo sistema con il quale voi, aprendo ogni vostra foto e facendo un solo click, l'andate a migliorare sotto diversi aspetti. Quindi allora come possiamo agire? Allora io intanto ho scaricato queste foto, sono 5 foto più questa, più sono 6 in realtà, scaricate da Pixabay, nel quale io vado ad applicare questo metodo. Allora su questa prima foto, questa, io vado a creare il nostro metodo, poi lo andrò ad applicare su queste altre 5 foto. Come vedete sono 5 foto di diversa tipologia, quindi vedete questa è un panorama molto colorato, questo è un soggetto diciamo non in scala di grigi ma quasi, un primo piano, un gioiello e una foto di San Luca, che è la basilica della mia città di Bologna. Allora su questa invece immagine, che è quella un po' più particolare, vedete un po' più con dettagli particolari, con un'illuminazione particolare, voglio andare a creare il nostro metodo in maniera tale che sia dopo più applicabile a tutte le altre nostre foto. Allora, quando parlo di metodo, cioè noi dobbiamo creare un metodo per un filtro, fondamentalmente dobbiamo creare un filtro che ci permetta che permetta di essere applicato con un solo clip e di migliorare, che ci permette di migliorare tutte le nostre foto. Quando parlo quindi di filtro, comunque di metodo di elaborazione di colore dell'immagine, ovviamente parlo di LUT, cioè lookup table. Se non avete ancora ben chiaro il concetto di LUT diciamo nel photo editing, vi linko qui in alto a destra un mio video che ho fatto tempo fa, che ha avuto abbastanza successo, nella quale vi spiego esattamente in maniera molto semplice che cosa sono i LUT in GIMP e come possono essere applicati. Lo rivedremo comunque oggi velocemente, ma se volete ovviamente approfondire l'argomento, quel video molto veloce, molto semplice è sicuramente interessante e deve essere visto. Allora, come possiamo andare a creare il nostro LUT? Allora, intanto dobbiamo andare a duplicare, quindi duplichiamo la nostra immagine con questo tasto e andiamo ad agire quindi su questa immagine, su questa prima immagine in alto, su questo livello. Allora dobbiamo fare, il concetto qual è? È quello di creare alcune variazioni di colore, di luminosità, di saturazione in maniera tale che possano essere applicate a qualsiasi immagine e migliorarle. Quindi direi di iniziare con, intanto facciamo un bello zoom, quindi CTRL e rotellina del mouse, andiamo a prendere i particolari di questa foto e il concetto è quello di fare delle leggerissime variazioni, ok? Cioè ogni impostazione che noi faremo deve essere fatta veramente in maniera molto leggera, poi la somma di queste piccole variazioni ovviamente daranno il risultato finale, e questo perché l'andiamo ad applicare ovviamente su foto di diverso tipo, come ho visto, quindi devono andare bene un po', questa variazione deve andare bene un po' per tutte le foto. Quindi iniziamo andando sui colori, andando su saturazione, vedete? La saturazione ovviamente vi va ad aumentare o a diminuire l'intensità del colore, quindi io direi di andare, vedete, intorno al 1,100, ok, intorno all'1,100. Voi potete sempre fare dividi vista e andare a vedere quello che state facendo con uno zoom. Vedete soprattutto qui sulla roccia che c'è una bella differenza vedete, di saturazione, cioè è leggera ma si vede, e deve essere fatta in questa maniera, quindi molto leggera, ok? E quindi questa è la prima variazione che noi facciamo. Quindi andiamo ad agire sulla saturazione e la andiamo ad incrementare di un po' e clicchiamo su ok.
E questa è la nostra prima variazione. Andiamo ad agire ora, facciamo uno zoom out, andiamo ad agire sulle ombre e alte luci. Allora, le ombre e alte luci vi vanno a cambiare quelle che sono l'intensità, diciamo, di quelle che sono ovviamente i chiari dell'immagine e gli scuri. Se noi, vedete, aumentiamo questo slide verso destra, vedete che adesso estremizzo per farvi vedere l'effetto, vedete che le ombre diventano più chiare e vengono fuori i dettagli, vedete che vengono fuori i dettagli della roccia. Quindi noi dovremmo andare, eravamo così, facciamo un reimposta, dobbiamo andare ad aumentare un pelo questo valore e direi di andare sui 30, ok, in maniera tale che vedete che viene fuori proprio il dettaglio. E anche per quanto riguarda le alte luci, guardate questa parte qui, quindi i chiari, andremo a mettere sui 30. Andando a mettere sui 30, che è una variazione importante ma abbastanza contenuta, comunque facciamo un dividi vista, vedete proprio come vengono fuori i dettagli negli scuri, ok, dell'immagine. Questo perché? Perché se abbiamo delle immagini in cui ci sono delle zone d'ombra molto importanti, con questo andiamo a tirare fuori i dettagli, a migliorare. E anche per quanto riguarda le alte luci, vedete, andiamo a rendere più vivida l'immagine, vedete come proprio sembra come è più chiara, no? Lo spruzzo d'acqua, vedete? E quindi clicchiamo su ok. Quindi abbiamo per il momento variato la saturazione e le ombre e alte luci. Andiamo ora a fare invece una variazione con un filtro di miglioramento, quindi miglioramento, andiamo su nitidezza, maschera di contrasto, andiamo in questo caso ad agire su ovviamente la qualità dei dettagli, ovviamente, quindi anche qui brevissime variazioni, quindi direi che un 2,5 e uno 0,6 indicativamente va bene, quindi non fate ovviamente cose di questo tipo, vedete, altrimenti su alcune foto potrebbe non andare bene. Rimaniamo su questa tipologia di variazione molto lieve, ok? E clicchiamo su ok. Bene, e facciamo anche un altro filtro, in questo caso spostiamo un po' la foto. In questo caso andiamo, vediamo qui che è questa la parte in cui si vede maggiormente, perché qui ovviamente è molto, sono gli spruzzi che sono molto più difficili da mettere a fuoco. Andiamo a fare un altro filtro di miglioramento, ed è l'anti-alias. L'anti-alias, ho fatto anche un video per quanto riguarda l'anti-aliasing, vi permette di rendere meno netto il passaggio da un bordo all'altro quando c'è una variazione di colore e di luminosità, quindi vi rende un po' più fluida l'immagine nei dettagli. Bene, direi che ci siamo. Andiamo a vedere intanto la nostra variazione. Vedete come abbiamo migliorato questa immagine, abbiamo tirato fuori, sono variazioni ovviamente lievi come abbiamo detto, vedete che vi tira fuori i dettagli dove sono gli scuri, i chiari ve li rende più chiari, c'è maggiore, vedete, saturazione, guardate la roccia, vedete? E quindi abbiamo fatto questo tipo di miglioramento in questo senso. Andiamo a fare una ultima impostazione, che è quella delle curve, ok? Le curve di colore. Curve di colore, facciamo un bello anche qui zoom. Le curve di colore dobbiamo andare a fare una variazione di questo tipo. Allora, leggerissima, vedete, queste sono le basse luci, leggerissima variazione verso il basso. Queste che sono i mezzi toni andiamo ad aumentare in maniera tale da tirare fuori i dettagli dove sono le mezze luci, e andiamo ad aumentare anche un po' le alte luci. Ok, proprio una variazione molto, vedete, una curva molto leggera. E andiamo, vedete, se fate il dividi vista, vedete che c'è proprio la differenza, vedete? Ha mantenuto i dettagli ma vi ha scurito di nuovo un po', ok? Vedete proprio la differenza tra il prima e il dopo, vedete? E clicchiamo su ok. Molto bene, andiamo a vedere il risultato finale della nostra immagine. Noi siamo passati da così e l'abbiamo migliorata e l'abbiamo resa così, vedete che differenza veramente importante. Come possiamo prendere questa variazione e andarla ad esportare in modo tale da essere applicata con un solo clic a tutte queste altre 5 immagini che adesso vedremo? Dobbiamo andare a creare il nostro LUT, cioè la nostra lookup table, il nostro filtro, detto in parole molto povere. Quindi andiamo su filtri, andiamo su filtri Gmic Qt. Se non avete installato il filtro Gmic Qt, vi invito ad andarlo ovviamente ad installare, che è fondamentale per quanto riguarda GIMP. Vi lascio il link qui in alto a destra per
andare a vedere un mio video nel quale vi spiego esattamente come andare a installare questo tipo di filtri. Allora, il filtro Gmic Qt, vedete, avete tutti questi filtri. Voi dovete andare su colori, perché si tratta ovviamente di una variazione di colore, no? Di una tabella di variazione di colore. Andate su colore e andate in questo caso su Silat from after before layers. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa particolare funzione che è spiegata qui vi dice: ok, io ti creo un filtro, diciamo, che ti fa passare tramite delle formule matematiche di colore dalla immagine A, cioè quella sottostante, all'immagine B, quella sovrastante. Quindi è una formula matematica che poi può essere applicata a tutte le altre foto. Quindi andiamo ovviamente qui, mettiamo, vedete, save silat as.cube o png, noi lo salviamo .cube e andiamo a vedete, salvare col nome che vogliamo. Possiamo mettere miglioramento, lo mettiamo in italiano, miglioramento.cube, ok? È il nostro filtro di miglioramento e lo salviamo nella cartella che vogliamo. Di default c'è la cartella di GIMP LUTS, ok? E lasciamo, io qui metto 256 come risoluzione. E andiamo a cliccare su applica. Vedete che lui inizia a salvare il file e ce lo metterà nella cartella LUTS di GIMP. Molto bene, torniamo, clicchiamo su ok. Ora abbiamo creato il nostro metodo, il nostro filtro. Ora possiamo andare con un solo clic a migliorare tutte le nostre foto e le andiamo a vedere proprio in questo momento. Andiamo sulla nostra prima immagine, immagine di San Luca, della basilica della mia città. Allora, come facciamo per andare ad applicarlo? Vi faccio prima vedere il passaggio, poi lo applichiamo con un solo clic a tutte le altre foto. Quindi in questo caso andiamo di nuovo su filtri, andiamo su Gmic Qt. Quindi la prima volta dovete andare ovviamente a selezionare il LUT e andiamo sempre su Colors, vedete, andiamo su Apply External Silat, cioè dobbiamo andare a dirgli vammi ad applicare un silat esterno da un file e quindi andiamo qui, clicchiamo su il nostro, vedete, si apre la cartella silat, il nostro miglioramento.cube, clicchiamo su ok e vedete che in automatico lui ci dà già la preview, applica, ok, clicchiamo su ok, perfetto, e vedete ragazzi che lui ci ha applicato da questa immagine, ci è passata questa creandoci un nuovo livello. Vedete che miglioramento con una sola impostazione ci ha fatto, vedete i dettagli come vengono fuori, come ci toglie la foschia dalla foto, vedete? Vi direi che da così a così è un netto miglioramento. Ma vediamo ora come applicarlo con un solo clic alle altre 4 foto rimanenti e sono diverse per tipologia una dall'altra. Vediamo se è un reale miglioramento su ciascuna di queste. Andiamo sulla nostra foto del nostro diamante e in questo caso come possiamo fare per fare con un solo clic? Vedete che se io vado su filtri ho il ripeti Gmic Qt CTRL F, quindi io che ho appena applicato il mio filtro, il mio LUT a questa immagine, posso andare qui e fare un CTRL F e lui vedete che mi ha creato in automatico il livello, vedete, con il nostro miglioramento. Vedete che ha tolto la patina da sopra e vi ha reso, guardate il dettaglio qui di questo diamante, vedete? Proprio molto più brillante, più luminoso. Con questo solo clic lui è andato a fare in un secondo tutte le variazioni che noi abbiamo fatto prima, è andato ad applicarle, quindi quindi le curve che abbiamo fatto, la saturazione, le ombre alte luci, ha fatte tutte in un solo clic. Andiamo a vedere anche in questo, vedete questa immagine di questo primo piano, facciamo di nuovo un CTRL F e vedete il miglioramento che ha creato, veramente incredibile, vedete? Con un solo clic abbiamo avuto un miglioramento di questo tipo, un'immagine addirittura appannata, immagine anche con dei colori sbiaditi, guardate cosa ha creato. Andiamo a vedere anche su questa immagine se fa lo stesso effetto, CTRL F, e vedete che anche in questo caso ha reso bene, vedete? È un filtro che può essere applicato molto bene perché, vedete, è andato proprio a tirare fuori i dettagli e vedete che ha variato anche la saturazione, che era più verso il grigio, l'ha tirato fuori un po' di colore, vedete? Andiamo a vedere nel paesaggio colorato, qui forse l'effetto sarà un po' più importante perché c'è una saturazione più alta, CTRL F,
e vedete che in questo caso ha sparato un po' il colore. Ovviamente in questo caso possiamo poi andare ad attenuare un po', magari con scusate, qui possiamo andare ovviamente ad attenuare poi con l'opacità, ovviamente, vedete, e vedete che con un solo clic guardate che tipologia di variazione ha fatto. Guardate solamente il sole, guardate com'è molto più brillante, guardate anche la parte sotto com'è più nitida, con dettagli maggiori. Quindi ragazzi, abbiamo visto come creare un metodo per migliorare tutte le nostre foto. Mi raccomando, quando create il metodo, quando create il LUT, sempre io vi lascio il link ovviamente di questa prima foto su cui io ho agito, quindi potete replicare esattamente il LUT come l'ho fatto io, ma vi invito a farlo su una vostra foto, quindi andare a fare questi piccoli miglioramenti, gli stessi miglioramenti sulla vostra foto. Siate ovviamente sempre molto leggeri con la mano, ok? E prendete una foto in cui sia un po' particolare, in cui ci siano un po' di colori, in maniera tale da, ecco, tipo questa anche potrebbe essere, in maniera tale da andare a creare l'effetto massimo, diciamo, del filtro, ok? Che poi può essere applicato a tutte le altre foto. Bene ragazzi, se non vi è chiaro qualcosa, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti, lasciate un like e se volete sostenere il canale vi ringrazio se mi lascerete un super grazie, quindi una donazione, e vi invito a venirmi a trovare sul mio profilo Instagram vero_academy e datemi delle nuove idee per nuovi video. Noi ragazzi come sempre ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.